Edizione straordinaria, edizione straordinaria. Così come ha detto, non mi ricordo se Andrea o Luca, chiedo scusa, che sembra un telegiornale un po', no? Come ho intitolato un secondo video riguardante il numero 92. Innanzitutto, comunque, ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Dicevo edizione straordinaria perché molti di voi hanno trovato diciamo dei problemi di aggancio tra la parte mezzana, cioè per capirci questa. Una volta montato il pezzo non sono riusciti a inserirlo. Allora ragazzi, guardate e ascoltate bene, soprattutto guardate i video e anche la pubblicità, carissimi iscritti e non iscritti, che mi guardate ma non vi iscrivete, cattivi, perché ragazzi il canale muore così. Abbiate pazienza, io sono qui a fare per la terza volta un video, non ho voluto mettere questo perché questo è il numero 92, volevo mettere una copertina, avrei dovuto coprire il numero, ho detto ma sì dai, partiamo così, come mi è venuta subito. E quindi ho fatto questo nuovo video proprio per quelli e quei tanti che mi hanno scritto sia nei commenti che in privato dicendomi Michele non mi si aggancia al modello e si sono innervositi. Ragazzi, non innervositevi, ragazze, avrei dovuto dirlo prima, non innervositevi perché si risolve tutto. È un modello meraviglioso, è un po' complesso ma è meraviglioso. Allora, io come vi ho già fatto vedere dai video che ho fatto, mi si aggancia tutto perfettamente bene. Perché? Perché i video, ripeto, abbiate pazienza, dovete guardarli tutti. Michele non vi racconta la sua vita sui video. Sono lunghi necessariamente perché non mi occupo di fare solo video di montaggio tutorial, dove io faccio vedere la vite va qui, il pezzo di plastica là lì, che vanno benissimo, ma non sono i miei video. Io mi occupo di altro, cioè vi dico sempre, date un'occhiata a quello che ho scritto sulla home. A me interessa aiutare quelli che hanno meno esperienza. È ovvio che quelli che sono modellisti da anni possono insegnarmi e va benissimo, aiutatemi anche voi. Però guardate i video, iscrivetevi ragazzi se avete piacere, attivate la campanella, se c'è la pubblicità non arrabbiatevi perché io non sto guadagnando niente e vi assicuro che anche nel momento in cui comincerò a guadagnare, se mi pago una o due collezioni, ma credetemi, in 6 mesi, se non in un anno, è pure troppo. Perché non è che chissà che video faccio io, non faccio video di alta finanza dove mi pagano chissà quanto. Va bene ragazzi, lo faccio perché amo fare questo. Però, scusatemi, l'ho detto anche nel video della lanciastrato, se lo ridico qua, però dovete aiutarmi anche voi. Voi mi chiedete di fare altri video nuovi, io li faccio. Però non mandateli avanti veloce perché vi annoiate, sono troppo lunghi, c'è la pubblicità, no, la salto. Guardatela ragazzi se volete aiutarmi perché io i dati su YouTube Studio Analytics li vedo e purtroppo le visualizzazioni ci sono ma glizzate tutti la pubblicità. Cercate di aiutare anche Michele come Michele cerca di aiutare voi, ok? Andiamo avanti. Io vi faccio questo ultimo video nel senso inerente a questo problema, poi sinceramente non so più cosa inventarmi. Allora guardate. Andiamo a staccare il primo pezzo, qua è tutto inserito perfettamente bene, vedete? Non so se si inquadra. A me non mi si stacca nulla, perché come dicevo nei primi video, mi raccomando, fate prima le prove di incastro, non montate il modello. Però, cosa fate voi? Guardate un pezzo, poi il video è troppo lungo, vi annoiate, mandate avanti e saltate la parte importante. Allora, guardate qui. Innanzitutto ho smontato, perché sapete che sto facendo 3 Ironman, ho smontato questa parte qui e questa parte qui e quindi mi è rimasto questo pezzo necessariamente perché diversamente non riesco a farvi vedere. Quindi immaginatevi quante volte smonto e rimonto. Ragazzi, guardateli i video, iscrivetevi al canale. Dai ragazzi, aiutiamoci a vicenda, su. Sempre se avete piacere, ci mancherebbe. Allora guardate, il prodotto finito dovrebbe essere questo, io poi vi dirò tutto,
Però io vi faccio vedere il foglietto, leggetevelo bene, non mi fate altre domande su questo perché non saprei più cosa dirvi, vi prego. Nel senso, chiedetemi se avete dubbi, ma una volta che leggete tutto questo e vi dico dove l'ho acquistato, andate a acquistarlo lì. Perché? Perché se trovate un'altra molla, io non so la consistenza che ha un'altra molla, se è invece di 0,9 mm, cioè 9 parti di un millimetro lo spessore della spirale, e voi lo prendete da 1,1 da 1, ovviamente la molla è più rigida e il prodotto, quando va inserito, non fa questo movimento, vedete? Diventa più rigido, non lo staccate più. Lo inserite e non lo staccate più. Poi dovete smontare questi pezzi per arrivare qui e svitare e staccare la molla, se no non lo aprite più. Ok? Un'altra cosa. Guardate, adesso io lo tolgo, anzi prima vi faccio vedere come funziona. Guardate bene la molla, guardate come lavora la molla, attenzione, concentratevi sul movimento della molla e la linguetta sotto, guardate. Vedete? Comprime la molla e la molla va in spinta. Ok? Si è visto? Lo faccio rivedere. Per sfilarlo, sempre questo in giù, non in su. Rompete il gancio, in giù si stacca. Questo pulsante non è un fermo, è quello che consente lo sblocco, il fermo vero e proprio, è questo sotto. Vedete? Faccio così, tiro in giù in questa maniera e lui fa fatica perché ho messo la molla. Vedete quanto è duro? Adesso guardate se levo il tutto. Anzi, prima, scusate, vi faccio rivedere come lavora la molla, guardate. Concentratevi sul dischetto e la molla. Va bene? Guardate come lavora. Sto mettendo un po' di luminosità se riesco, tanto poi si leva da sola e si vede come prima. Pronti? Ecco, infatti. Guardate, vedete che è andata giù la molla, ha spinto? Perfetto. Farete molta fatica a toglierlo, ecco perché vi dico, mi raccomando, non comprate una molla che non abbia le caratteristiche che poi vi farò leggere sulle note, sulle informazioni, ok? Se ne acquistate un'altra, non mi dite Michele va bene questa molla, ragazzi, non me lo chiedete, le misure sono queste, non vi posso aiutare di più, perché se sbagliate molla, io sapete quante ne ho comprate? 5, 1 euro l'una, ma una me ne è servita, ma per farvi il video, perché non me ne servirà nemmeno una, questa non la metto, io la tolgo, infatti non l'ho attaccata come vi spiegherò di fare invece a voi, perché a me non serve. Se io faccio così, faccio una fatica terribile, perché, vedete? Però si stacca. Guardate invece se levo la molla cosa succede. Siete pronti? Guardate. Avete visto? Il problema che avete probabilmente voi è dettato da questo. Questa leva, questa, vedete? Aspettate, la vediamo di qua. Con la molla, guardate questa punta qui. Con la molla lei esce appena appena. Se voi prendete una molla troppo lunga, più dura o troppo morbida, non ha la spinta giusta oppure ne ha troppa e non lo levate più il pezzo. Per levarlo dovete smontare. Non entrate nel panico se non riuscite più a toglierlo, smontate 1, 2. Ovviamente lo sfilate prima, smontate queste due viti qui, 1 e 2, lo levate. Smontate questo pezzo qui, come ho fatto io qui ragazzi, e poi levate la molla dall'interno e lo potete staccare. Ma se usate questa molla il problema non c'è. Allora, io ho preso una guarnizione di Teflon. La molla non entrava proprio bene dentro in questo diametro, l'ho allargata un po', o con una lima, o meglio ancora con una forbice, ma non usatela dalla parte del taglio, ma dall'altra parte, quindi la fate girare al contrario dove gratta di meno, così lei si consuma. In sintesi, deve poter entrare la molla perfettamente dentro, senza ballare. Vedete che sta ferma? Ok. Poi la mettete su un piano di lavoro e le mettete della colla tra... Aspettate che inquadro, avete ragione. Ecco qua. Mettete della colla qui. Intorno qui, tra il ferro e il teflon, o un anello di sughero di un tappo che aprite, o un tappo di gomma e lo lavorate, non importa, serve per aumentare la base d'appoggio e rendere stabile la molla, ok? Non mettete cianoacrilico. Il cianoacrilico cristallizza con il tempo, la molla lo spezza
È ovvio ragazzi, non ci dobbiamo giocare, lo so, ma io preferisco dirvi le cose giuste, ok? Non ci dobbiamo giocare, poi il cianoacrilico magari anche se si cristallizza e si rompe, la molla non si muove, però io vi sconsiglio di metterlo. Mettete una colla o una bicomponente epossidica, pochissimo, 4 punti, 1, 2, 3, 4. Non fatelo passare di sotto perché poi aumentate la distanza della molla anche di 1 millimetro e diventa ancora più duro e fate ancora più fatica a toglierlo, ok? Mi raccomando, poi non dite che non ve l'ho detto. Fatto questo, una volta che questo è stabile qui, o mettete del biadesivo qua sotto, ok? Uno buono, tipo la 3M, e andate, adesso scusate, questo è solo appoggiato, voi considerate che il vostro non si muoverà più, magari a me adesso mi cade mentre lo metto dentro, però a voi non succederà questo. E fate questo lavoro qui, vedete? Dalla parte della linguetta mettete la base contro e vedete si stacca, ma a voi non succederà perché lo avrete già incollato. Io non l'ho fatto perché, ripeto, non mi serve. Questo è per voi. Ecco qui. Arrivate qui, lo schiacciate davanti, ecco qui, guardate, e lo centrate ovviamente. Ripeto, adesso il disco si alza perché non è incollato, il vostro sarà perfettamente contro la plastica rossa. Adesso vi inquadro bene, abbiate pazienza, sto cercando di farvi vedere se riesco. È tutto più complicato perché non ho incollato il dischetto, ma volevo farvi vedere cosa dovete fare. Scusatemi. Facciamo così, vediamo se è meglio. Mettiamolo così. Ripeto, il vostro sarà già incollato, questo problema non lo avrete, quello che di fare fatica come sto facendo io. Ecco qua, guardate. Quindi o mettete del biadesivo sotto, ecco qua, vedete? Perfetto. O mettete del biadesivo sotto, una volta che avete incollato il dischetto, ripeto, può essere un dischetto di un tappo di sughero tagliato, l'importante è che la molla sia ferma, non serve che la fermiate anche sopra. Una volta che salda sotto, non si muoverà più da lì, non si può spostare, ecco perché vi ho fatto mettere il dischetto sotto, perché diversamente avreste dovuto fare un altro lavoro che non vi sto a spiegare, ok? Consiglio, questo invece è importante, non mettete assolutamente della colla cianoacrilica sulla plastica perché cristallizza e vi si spezza col tempo sto pezzo qui, il rosso, questo vi si spezzerà, non la mettete, quindi per o biadesivo sotto, che sia tutto liscio ovviamente tra la molla e il pezzo che deciderete di mettere, se non sarà questo sarà un altro, andate in un piano d'appoggio, mettete giù il pezzo così, guardate, vi faccio vedere. Questo abbiamo detto che l'avete già incollato. Una volta incollato mettete il biadesivo, dicevo questo l'avete già incollato come vi ho detto, sempre in un piano così, appoggiate la molla così, lei sta ferma, la incollate, quando è tutto bello saldo prendete il biadesivo, lo mettete sotto, non staccate ovviamente la pellicola di sotto perché dovete schiacciarlo bene. Quando sapete che è tutto a posto levate la pellicola, andate all'interno e lo posizionate così come vi ho appena fatto vedere, che vi faccio rivedere di nuovo. Non importa, non guardate che è storto a me perché non l'ho incollato, ok? Il vostro non sarà così. Quello che conta è questo, guardate, vi faccio vedere. Qua se vi fermate va bene, questo chiaramente sarà al centro, non sarà così storto perché c'è il biadesivo che ve lo tiene fermo. Ok ragazzi, non fatelo uscire di qua. Se rimane così va bene, vedete? Fa questo lavoro qui lui. La molla, guardate la molla, vedete? Questa spinta permetterà al pezzo di tenersi completamente attaccato. Io più di questo non so dirvi. Adesso guardate questo foglio e vi dico anche il codice, ma dovete andare al Bricoman. Quindi ve lo dico un'altra volta, ragazzi, vi voglio bene, ma non mi riempite di messaggi facendomi vedere molle che avete comprato da altre parti e poi mi dite va bene Michele, va bene Michele. No, il codice è 74626 e
9 mm il diametro, quindi questo è 9 mm. Aspettate che lo tiro fuori, guardate quante cose bisogna fare. E poi non vi iscrivete neanche al canale di Michele, non si fa ragazzi, non si fa. E non vi stufate delle pubblicità, anzi se mi volete bene continuate a guardarle, perché senza la pubblicità ragazzi io non vado avanti tanto, ve lo dico. Se non la guardate che vi devo fare ragazzi? Io mi piace molto quello che faccio, non vi sto pregando perché vi deve piacere il canale, però se vi piace, vi è utile, cosa vi costa guardare le pubblicità e anche iscrivervi? Questo voglio dire, non sto elemosinando nulla se non che sia un piacere reciproco. Allora, ti stavo dicendo, 9 mm è questo, però adesso vi do le misure, ma con questo codice vi danno questa molla al Bricoman, non andate al che vi posso dire, al Brico, no, io l'ho presa al Bricoman, questo è un codice da Bricoman che è ovviamente nazionale, ok? Diametro 9 mm, spessore spirale 0,7 mm, vuol dire che lo spessore di questo metallo che gira è 7 volte la parte di un millimetro, cioè un settimo di millimetro, 0,7 mm. La lunghezza della molla è 22 mm e l'ho pagata €1. Come vi ho detto, ne ho prese 5 e tra tutte le 5 questa era quella che funzionava. Le altre o bloccavano troppo e non si apriva più il pezzo, o poco e non serviva, o erano troppo sottili, nel senso non così da 9 mm ma da 6, e non riuscivo a darvi il modo a voi che ovviamente non avete l'esperienza di poterle fissare. Ecco perché mi sono inventato questo. Poi chi magari è più bravo nel campo del modellismo può trovare qualsiasi soluzione. Io mi sono sentito di darvi la più semplice perché ce ne sono altre soluzioni ragazzi, era crearsi una basetta uguale a quella che abbiamo nell'altro pezzo, perché se vi ricordate il pezzo dentro ha la molla, però vi potevo far vedere un filmato del genere che poi vi mandavo nel panico. Queste sono le misure che dovete scrivervi, perché quando andrete da Bricoman nel fogliettino arancione di fianco alla molla ci sarà scritta questa misura qui e non vi potete sbagliare, quindi non dovete capito, andare a dire mi dà una molla da 9 mm spessore, no, vorrei la molla codice, si chiama molla a compressione, se no non capiscono, vi danno le molle, altre molle, dovete dire molla a compressione. Io l'ho presa dove fanno le chiavi da Bricoman, ok? Penso che sia anche per voi lì, diciamo, l'ubicazione esatta di dove possono averle messe. Quindi codice 74626, 22 mm, ma vi riesce tutto in automatico. Voi una volta che avete questo codice ve la danno, guardate nell'adesivo arancione che c'è davanti nell'espositore e guardate se questo codice corrisponde a queste scritte e allora siete sicuri. Io non so dirvi altro ragazzi, non so dirvi altro in merito, ok? Non mi viene in mente nient'altro, stavo pensando, perché poi chiudo e mi viene in mente qualcos'altro ogni volta. Sto guardando indietro se ho lasciato qualcosa, penso di avervi detto tutto. No, qui qui a posto. E buon ragazzi, ripeto, io non faccio nulla perché tirate sempre su queste, non faccio nulla perché va bene così. Cosa devo fare? Meglio di questo. Guardate, uno, e poi come vi ho spiegato nell'altro video inserite questo e dovete sentire il clack con le attenzioni e piccole modifiche che vi ho fatto vedere nei video precedenti, andateli a guardare e sentite il clack. Vediamo, sentiamo un po'. Sentito? Adesso questo non viene più giù, capite? Non viene più giù. Quindi a questo punto guardate che meraviglia, che spettacolo,
Ma quanto è bello! A questo punto Michele vi saluta, vi ringrazia del vostro tempo, di avermi guardato, mi auguro che vi sia stato, mi auguro che io possa esservi stato d'aiuto. Stavo pensando alla forma di italiano che ho usato per esprimermi in questa ultima frase, comunque avete capito. E quindi ragazzi, grazie di avermi seguito, e mi raccomando, ricordatevi quello che vi ho detto, non mi fate domande in merito perché tanto non vi potrei rispondere, più di questo non so dirvi. Ricordatevi che quello che è scritto qui, per l'ultima volta lo dico, lo potete trovare solo non al brico ma al bricome. Parlo di questo codice, non ho detto che le stesse molle non potete trovarle in altri posti, ci mancherebbe. Però non mi chiedete poi Michele va bene, ti fotografo la molla, non mi chiedete perché tanto io non vi risponderò in merito, perché non lo so la compressione della molla, ecco perché ne ho prese 5, ok? Su questo sono sicuro. Ciao ragazzi, arrivederci al prossimo video, un saluto a tutti voi e a tutti i vostri cari più cari, alla prossima!